Sono Francesca Di Gaudio e sono un chimico tossicologo. Insegno presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo e sono direttore del Centro Controllo Qualità e Rischio Chimico Biologico della mia regione. I love so much. Dico sempre che sono vittima delle mie passioni. Giungo nel pubblico dopo un'ampia attività di tipo libero professionale che mi gratificava molto dal punto di vista economico. Giunta nel pubblico mi gratifica meno dal punto di vista economico, ma ha riempito il mio cuore di tante passioni, perché ho potuto mettere a disposizione di un soggetto fragile qual è il paziente la chimica e le ampie potenzialità di questa scienza. Sottoponiamo a questo test i pazienti che devono scegliere se sottoporsi a vaccinazione. Pazienti che vogliono prima della vaccinazione sapere se hanno già una risposta anticorpale e di che entità. Sottoponiamo il test per monitorare l'efficacia della vaccinazione e quindi dopo la prima dose e dopo la seconda dose, con finestre temporali di 15 o di 30 giorni. Gli aspetti più importanti che mi hanno soddisfatto di più è la possibilità di avere 4 parametri che mi permettono di differenziare la tipologia di anticorpi, la possibilità di avere un risultato che si può esprimere in unità internazionali, la possibilità di programmare le diluizioni, la velocità del test e la stabilità del risultato nella ripetizione. Non esiste, non mi è noto ad oggi sul mercato un test analogo che permetta di avere queste 4 differenti parametri: anticorpi contro il nucleocapside, contro l'RBD, contro la proteina S1 e la proteina S2. Non mi è noto un analogo prodotto commerciale. Inoltre il costo, perché allo stesso prezzo io ho queste 4 informazioni in un'unica reazione, ed è anche un test molto più veloce di altri analoghi commerciali. Il vantaggio di avere 4 parametri separati: innanzitutto mi consente di distinguere tra immunizzazione naturale e immunizzazione da vaccino, perché la risposta anticorpale del vaccino è parziale e non sviluppa gli anticorpi antinucleocapside. Questi 4 parametri, inoltre, mi consentono di differenziare la risposta dei vari vaccini, ed è quello che noi stiamo studiando. Stiamo cercando di capire quali sono i parametri sviluppati da un vaccino rispetto ad altri. E l'altro vantaggio è che tutti questi 4 parametri li tiriamo fuori in un'unica reazione, quindi in una risposta temporale breve ed omogenea. Al momento abbiamo tanti soggetti che hanno completato la seconda dose del vaccino Pfizer e mostrano tutti risposta RBD e contro la proteina S1. Abbiamo ancora pochi soggetti che hanno completato la seconda dose AstraZeneca, quindi non possiamo confrontare ancora i risultati, e ancora meno pazienti che hanno fatto il vaccino Moderna. Potremmo riaggiornarci fra almeno un mese per avere, dei dati sufficientemente robusti dal punto di vista statistico per fare una pubblicazione. Ovviamente come universitaria e come appassionata della mia materia non vedo l'ora di poter concludere questo studio e pubblicarlo, anche perché ritengo ci sia una grande confusione e una difficoltà di comparazione degli esiti che vengono fuori dai vari kit commerciali oggi a disposizione. Sì, questo pannello mi ha reso la vita più facile, perché la strumentazione è molto veloce, il test è molto veloce, molto facile da usare, mi dà un'informazione completa
mi permette di informare sia il paziente sul suo bisogno di vaccinazione, sia il sistema sanitario su quali sono i soggetti a cui deve destinare le dosi di vaccino disponibili.